Oggi vi porto con me nella mia bella Sicilia con queste deliziose paste di mandorla siciliane. Le paste di mandorla siciliane sono un classico della pasticceria isolana. Un dolce morbido e profumato, che incanta il palato con il suo sapore intenso di mandorla. Perfette per ogni occasione, queste delizie sono facili da preparare a casa e inoltre sono senza glutine. Quindi adesso lasciate il grembiuli che iniziamo subito a prepararle. Allora, come prima cosa ci occorrerà della farina di mandorle. Vi sconsiglio di comprare quella già pronta al supermercato, ma procuratela da voi, ovvero comprate delle mandorle di qualità, le spellate e poi le tritate finemente. Per spellare le mandorle vi basterà metterle in ammollo in acqua bollente per un paio di minuti, dopodiché la pellicina andrà via facilmente. Maciniamo ad intermittenza in modo che la mandorla non si riscaldi. Trasferiamo la farina di mandorla appena ottenuta all'interno di una ciotola più grande. E ora la farina di mandorle appena ottenuta inseriamo lo zucchero a velo, gli albumi, qualche goccia di aroma di mandorla amara e per finire un'aggiunta mia personale, ovvero dell'estratto d'arancia. Se volete sapere come si prepara a casa vostra, allora scrivetelo nei commenti e preparerò una videoricetta appositamente per voi. Vi assicuro che darà una marcia in più rispetto alla semplice scorza d'arancia. E ora non ci resta che impastare il tutto, dobbiamo ottenere un panetto compatto e liscio. Dobbiamo ottenere questa consistenza. A questo punto mettiamo di nuovo l'impasto nella ciotola, copriamo con pellicola trasparente e riponiamo in frigo per almeno un paio di ore. Questo passaggio potete anche saltarlo e potete fare direttamente i biscotti, ma io ve lo consiglio perché in questo modo la mandorla avrà tutto il tempo di assorbire tutti i profumi e tutti gli aromi che abbiamo inserito all'interno dell'impasto. Trascorsa un'ora riprendiamo nuovamente l'impasto e lo dividiamo in due parti. Una parte la inseriamo all'interno di una sacca a poche e l'altra la lasceremo all'interno della ciotola. Questo perché formeremo dei pasticcini di diversa forma. Vi consiglio inoltre di utilizzare la sacca a poche in tessuto perché quelle in plastica monouso potrebbero rompersi essendo che l'impasto è un po' duro. Inoltre alla sacca a poche ho inserito un beccuccio a stella. Ora non ci resta che dare forma alle nostre paste di mandorla. Per preparare i primi due tipi di paste di mandorla ci occorreranno due ciotole. In una inseriamo un po' di zucchero a velo e nell'altra zucchero semolato. Prendiamo poi un po' di impasto, circa la dimensione di una noce, o poco meno, così. Diamo una forma a sfera e poi la passiamo nello zucchero a velo, in questo modo. E trasferiamo la sfera appena ottenuta in una teglia o griglia già foderata con carta forno o tappetino microforato. Adesso prendiamo un'altra noce di impasto e questa volta la passiamo nello zucchero semolato. E ripetiamo questo procedimento fino a terminare tutto l'impasto. Ora che le abbiamo completate tutte, in quelle con lo zucchero a velo inseriremo delle ciliegie candite. In quelle con lo zucchero semolato invece inseriremo delle mandorle. Una volta fatte le mettiamo da parte e prepariamo quelle con la sacca a poche. Partiamo dal centro e facciamo un giro intorno. Dopodiché termineremo il nostro giro riportandoci al centro. E anche in questa inseriremo delle ciliegie candite. E adesso siamo pronti per infornare con forno ventilato 180 gradi per circa 12-15 minuti o fino a quando saranno dorati.
E una volta sfornate, le nostre paste di mandorla sono pronte per essere gustate. Pronto e servito! Pronto e servito.